Per comprendere appieno la fisionomia di un paese è necessario dialogare con la sua storia, ovvero cercare di comprendere le dinamiche passate che hanno contribuito a rendere tale il presente. Nell'immaginario collettivo, parlare di Cuba significa parlare di una delle rivoluzioni più memorabili dell'intera storia mondiale. Non solo perché si trattò di un colpo di Stato guidato da uomini divenuti simboli di un'intera generazione, ma anche perché fu proprio grazie a tale atto d'orgoglio che gran parte dei paesi del Latino America iniziarono a riconoscere il proprio diritto alla libertà. Così non perdiamo l'occasione e ci dirigiamo nel luogo simbolo della storia cubana per scorgere i sentieri sui quali è nata la rivoluzione. Buongiorno dalla bellissima Sierra Maestra. Ieri abbiamo fatto 420 km attraversando tutto l'oriente di Cuba per arrivare qui. Abbiamo dormito in mezzo alla giungla, praticamente. Bellissimo. E stamattina siamo prontissimi per fare un trek fino alla comandanza della Plata. La Sierra Maestra è situata in una zona remota dell'isola, raggiungibile con circa 3 ore di auto da Bayamo. Il viaggio conduce fino ad uno dei piccoli villaggi in cui è possibile dormire nelle pochissime case particolari presenti. Un'esperienza magnifica è svegliarsi proprio qui nella foresta, circondati dai rumori della natura e dal Pico Turchino, il monte più alto di tutta Cuba, che domina impetuoso proprio qui. La zona è molto amata non solo per la sua storia, ma anche per i trekking che si snodano lungo i sentieri. Uno di questi porta proprio alla comandanza della Plata, il nascondiglio di Fidel e dei suoi uomini durante gli anni della rivoluzione. Si tratta di un insieme di capanne e strutture che garantirono rifugio ai guerriglieri e che oggi fanno parte del Gran Parque Nacional Sierra Maestra, nato nel 1995 e grande oltre 17.000 ettari. Con lo scenografico trek immerso nella natura tropicale dai profumi unici, si raggiungono le prime capanne ancora in uso dai campesinos, contadini che furono cruciali nella lotta contro Batista, in quanto fornirono provviste e medicine e nascosero in silenzio i rivoluzionari. Fidel, con circa una dozzina di uomini, decise di rifugiarsi tra i monti della Sierra Maestra, dopo lo sbarco disastroso del Granma, uno yacht trasandato su cui viaggiavano i guerriglieri. Tra questi anche il famoso medico argentino che si era unito alla causa, Ernesto Che Guevara. Il piano del leader Máximo era quello di nascondersi qui per pianificare al meglio il colpo di Stato, cercando nel frattempo adesioni alla battaglia anche da altre frange della popolazione. Nel momento in cui l'appoggio fosse stato concreto, Fidel intendeva ribaltare il dittatore Batista con la lotta armata, proprio come avvenne il 1 gennaio del 1959. Nascosta dalla fittissima vegetazione, la casa di Fidel stupisce per l'estro architettonico. Il rifugio fu progettato dalla compagna di battaglia del comandante e ancora oggi resiste mostrando al proprio interno reperti originali come il letto, il tavolo e il famoso frigo a benzina. Molto particolari sono anche le 7 vie di fuga che potevano consentire a Castro di dileguarsi in caso di attacco nemico. La Sierra Maestra fu il luogo in cui si palesarono le grandi doti oratorie e propagandistiche del leader Máximo, che con diversi stratagemmi riuscì ad ottenere sempre più consensi. Famose sono le interviste rilasciate a diverse emittenti, tra queste quella celebre al New York Times, in cui Fidel fece marciare costantemente in tutta la foresta i suoi pochissimi combattenti, facendo trapelare invece l'idea che il numero degli adepti alla rivoluzione stesse aumentando, impaurendo così Batista e gli stessi Stati Uniti, sostenitori del vecchio regime cubano. Tra le armi più forti della propaganda castrista di quegli anni vi fu anche la celebre Radio Rebelde, messa in piedi dal Che e poi utilizzata proprio sulla vetta che oggi è possibile raggiungere. La radio ebbe il compito di aggiornare continuamente la popolazione sulle vittorie della rivoluzione, spesso meno eclatanti di quanto poi raccontate in radio,
e fu importante anche perché concesse a Fidel la possibilità di esporre ai cubani i principi che spingevano i guerriglieri a combattere. Ce l'abbiamo fatta, siamo su a quasi 1200 metri sopra Cuba e dietro di noi la radio dei ribelli di Fidel Castro. Abbiamo visto la casa, abbiamo visto l'ospedale, i bagni, è pazzesco, la storia diventa realtà qua su. In questo luogo pervaso di storia il tempo si restringe e tutto sembra così vicino, grazie soprattutto alle parole di chi con il mito della rivoluzione è proprio cresciuto. Il ricordo vivo di personalità come quelle di Che Guevara o Camilo Cienfuegos sono testimonianza di come quello cubano sia un popolo costantemente in dialogo col proprio passato. È proprio in questi scenari così eterei che il conversare con la storia è qualcosa che diventa realmente possibile. Basta liberare l'intimo desiderio di conoscenza che si cela in tutti noi.